Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo messaggio ti arriva per una ragione, è una ragione del cuore, è un video che ti deve arrivare proprio adesso, in questo momento che lo hai aperto. Quindi questo messaggio ti arriva per una ragione. Abbiamo 3 varianti di tarocchi. Le puoi scegliere anche più di una, magari ti attira una, poi ti attira l'altra. Sotto l'info box trovi la timeline di ogni mazzo, ok? Allora, vediamo qual è il messaggio degli spiriti per te in questo esatto momento, in queste ore, in questo che stai vivendo, va bene? Vediamo. E partiamo dal primo. Allora, partiamo dagli oracoli. Allora, partiamo dagli oracoli. Vediamo un po' cosa hanno da dirti gli spiriti. Mettiamo un po' di oracoli, questo messaggio ti arriva per una ragione, andiamo a vedere. Cammino del cuore. Non vale la pena seguire un cammino senza passione. Questo cammino solo ti porterà all'incertezza, alla frustrazione. Segui il tuo cuore e non ti equivocare. Mi stanno parlando che è come se fossi un po' in dubbio, no? Su qualcosa in questo esatto momento. Il tuo cuore ti dice una cosa, la tua mente te ne sta dicendo un'altra. Tu lo sai a che cosa mi riferisco. Allora questo messaggio ti arriva per una ragione, sì. Segui un cammino pieno di passione, perché i cammini che ti portano a depauperarti di energia non sono il cammino reale, non è quello che la tua anima vuole. Magari sei un po' condizionata in questo momento, condizionato da pensieri, si deve fare, lascia andare, appunto, lascia andare i pensieri limitanti che ti dicono si deve fare così secondo dei modelli che il cuore non vuole. E dice qua, lascia andare le persone negative e le credenze limitanti. Il tuo tempo sulla terra è importante, invertilo saggiamente e abbi cura con chi passi il tuo tempo. Cioè, lascia andare il devi, lascia andare il devi, devo no, io scelgo di fare quella cosa. Non esiste un devo. I deva forse, che sono le entità spirituali, che ti stanno guidando da un'altra parte. Che cos'altro? Sono uscite 3. Forca un nuovo cammino. Guarda, mi stanno puntando l'attenzione su un nuovo cammino che devi prendere in questo momento. Quando prendi nuove decisioni, crei nuovi risultati. Lascia andare i vecchi pensieri limitanti, abbraccia il potere delle possibilità. Sei completamente appoggiata o appoggiato in questo, sei completa o sei completo, persegui la felicità. Molti di voi si stanno infuocando sul devo fare quella cosa e non siete contente o contenti. Allora questo messaggio ti arriva per una ragione ben precisa. Segui il cammino della felicità, che è dove batte il tuo cuore, anche le cose semplici, più semplici possibili. C'è qualcosa che non ti sta andando in questo momento, che non ti va, che non ti... Vediamo cosa ti dicono queste altre. Poi mettiamo i tarocchi. Il devo non esiste, io scelgo, mi assumo la responsabilità di prendere quel cammino, nessun devo. Sei completa o completo, gli spiriti ti stanno appoggiando affinché tu cambi cammino verso quello che ti dà la felicità. Che poi è la libertà dalle credenze limitanti del devo fare, si deve fare. Granito, purificazione e disintossicazione. Se è arrivata l'ora di eliminare le tossine fisiche e le energie, di eliminare le tossine fisiche ed energetiche dalla tua vita. Mi stanno dicendo che quello che devi sapere è che perseguendo un cammino che ti fa battere il cuore, si eliminano tutte le energie tossiche. Ecco, si è girata un'altra, la malachite.
Arriva la prosperità se fai questo. Si è prodotto un cambio positivo nel tuo flusso di vita e nell'appoggio divino. Facendo questo, mi stanno dicendo che già sei sul cammino perfetto. Già lo stai facendo, molti di voi già lo stanno facendo questo lavoro di purificazione, seguendo ciò che le fa battere il cuore, anche 10 minuti al giorno. Va bene? Mettiamone un'altra. Una sola, una sola. Occhio di tigre, serve la volontà. La magia non è altro che l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà, e l'occhio di tigre legato al terzo chakra è proprio la volontà. Fidati, attraverso la comunità, fidati di te e della fiducia negli dei. Crea in te stessa, credi in te stessa o in te stesso attraverso la fede negli dei, e lavora attraverso di te. Allora, gli dei, le forze divine, le forze della natura, lavorano attraverso di te e ti stanno bussando forte per farti cambiare cammino o per farti cambiare approccio. Segui il cammino del cuore, è quello che ti fa battere il cuore. Lascia andare tutto ciò che devo fare, comprensiva di persone, mi devo vedere con qua mi devo. Cambiamo proprio il verbo, scelgo. E ti stanno sostenendo nel fare questo perché è già pronto un cammino di grande felicità per te, mi dicono. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Il messaggio che ti deve arrivare per una ragione. Il messaggio che ti deve arrivare per una ragione. Eccola. La regina di denari. Mi stanno dicendo di focalizzarti in ciò che ti nutre, non in ciò che ti depaupera, in ciò che ti nutre. Focalizzati in ciò che ti nutre, in ciò che ti fa sentire appagato, appagato, ti fa sentire stabile. Sei di coppe, perché questo, allora, focalizzati su ciò che ti piace proprio fare, che risveglia la bambina interiore, perché sta arrivando una grande felicità che ha a che fare con quella profondità. Guarda, allora, il 9 di coppe mi parla di una piena realizzazione di un desiderio, di sentirti appagata o appagato. Ciò che ti dà stabilità vera, anche economica, anche lavorativa, che è quello che in arrivo per te, e ciò che ti fa battere il cuore, come quando eri bambina, quando eri bambino. Allora, questa cosa porta al 9 di coppe a una grande soddisfazione personale, una grande soddisfazione personale e realizzazione di un obiettivo, di un desiderio. 8 i denari, lavora su ciò che ti piace e basta. Metti l'attenzione solo in ciò che ti piace e basta. Anche come un hobby, anche fosse il lavoro su di te, per esempio, sulla materia, sul corpo, se stai facendo con me il cammino sciamanico, è quello che ti porterà a realizzare veramente i grandi obiettivi dell'anima, che non c'entrano niente con gli obiettivi della mente molte volte, e sono qualcosa che ti appaga proprio con una gioia imperitura. Paggio di denari. Mi stanno raccontando che sono in arrivo per te delle proposte sul piano pratico lavorativo che ti porteranno molta gioia, che risvegliano la bambina o il bambino interiore e ti daranno della stabilità importante. Sì. Vediamo ancora. La forza, ti vedo capace di fare quello che abbiamo detto, ti vedo fortissimo, fortissimo. Guarda, io ti dico una cosa, abbi il coraggio di realizzare i tuoi obiettivi. Cioè, abbi il coraggio di fare quello che ti nutre davvero, perché sta arrivando una grande stabilità per te, 9 di coppe e 9 di denari. Il sentirti libera, autosufficiente, emotivamente appagata o appagato,
realizzazione di obiettivi concreti sul piano pratico, sul piano della materia, e ti vedo molto avere tanto coraggio per andare incontro a questo. Questo messaggio ti arriva per questa ragione qua. Ti stanno sostenendo nell'andare incontro a un nuovo cammino fatto di prosperità sulla base di ciò che ti nutre. Ti nutre. Re di bastoni, ti vedo piena di forza, capacità di visione, di leadership, capacità di guidare. In questo momento probabilmente stai pensando effettivamente a ciò che non ti nutre, 4 di coppe. Stai effettivamente pensando a livello emozionale, ma cos'è che mi fa davvero bene? Cos'è che davvero mi nutre? Guarda, io ti dico di farti una pratica di yoga sciamanico della bambina o del bambino, la trovi sul canale, risveglia il tuo potere occulto e lascia che le idee arrivino se non ce l'hai già. Però qua mi dice che sono già in arrivo queste proposte. Però magari all'interno di un contesto, come dire, di struttura, di solidità, di stabilità, ti sei sentita o sentito, ti stai sentendo demotivata, un po' appesantita, un po' non mi va. Ecco, questo messaggio ti arriva per dirti di seguire ciò che ti motiva e ti nutre, perché questo porta a una realizzazione senza precedenti, un'autonomia emotiva, una autonomia economica. 6 di denari. Qualcuno ti darà sostegno, aiuto, vedo, anche un aiuto economico iniziale per andare incontro a una realizzazione futura. Ma vedo che laddove hai dato di più, verrai ricompensata o ricompensato. Magari hai potuto sperimentare situazioni nel piano pratico che non hanno equilibrio, che non c'è equilibrio, tu davi di più, magari vuoi un equilibrio nella tua vita, devi dare il giusto, non devi dare conto al devi dare conto a te, devi avere il coraggio di dare nella giusta misura, in qualità di energie, in qualità di tempo, in qualità di denaro, e questo ti ripaga. Vedo degli aiuti comunque qua. Paggio di bastoni. Vedo un entusiasmo delle nuove idee che arrivano o delle nuove proposte che ti animano, laddove ti sentirai finalmente appagata o appagato. In arrivo la ruota della fortuna per te, la fortuna gira dalla tua parte. C'è qualcosa di nuovo che porta con sé equilibrio, soddisfazione. La ruota gira dalla tua parte, però mi raccomando, persegui, abbi il coraggio, l'occhio di tigre, di perseguire queste opportunità nuove che ti motivano, che ti nutrono. Va bene? Ancora. Ti sei sentita un po' messa da parte o messo da parte dalla vita? 5 di denari, ci siamo sentiti carenti, non abbiamo avuto equilibrio, abbiamo dato troppo. E questo sta cambiando, mi dicono, perché non stavamo magari seguendo la via del cuore, ma quella della testa, no? E 7 di spade, forse ci siamo sentite anche tradite o traditi da qualcuno nell'ambito della vita pratico o lavorativo. Qualcuno che si è sottratto lasciandoci senza qualcosa, senza energie o senza denaro. E queste sono state delle prove affinché tu potessi far emergere il tuo potenziale da situazioni di carenza. Questo mi stanno raccontando. Da situazioni di carenza tu fai emergere o hai fatto emergere il tuo potenziale. 2 di denari, tutto torna in equilibrio. Se abbiamo avuto una sensazione sul piano lavorativo, sul piano pratico, di una persona che si è sottratta a noi, ci ha tradito la fiducia, e arriva un colpo di fortuna che riporta le cose in equilibrio. Ma soprattutto è un monito per te, se una persona si è sottratta da te, perché tu ti stavi sottraendo alla vera felicità, inseguendo qualcosa che non ha a che fare con la vera felicità che ti nutre.
ok? È molto bella, è molto chiara la lettura. Qua abbiamo la Regina di Coppe, esprimi la tua creatività, ti vedo fiorente, ti vedo piena di empatia, cavallo di bastoni. Mi stanno dicendo qua che sì, 8 di bastoni. Guarda, ci sono magari delle responsabilità che ti sei portata addosso proprio perché ti sei imposta quel devi o imposto quel devi. Stanno eliminandosi, va bene? Vediamo cosa ti dicono queste altre, visto che mi hanno parlato di risultati raggiunti emotivamente, a livello pratico, economico. Cosa ti dicono le carte qui della prosperità? Affronta le tue paure finanziarie, sì, affronta le tue paure finanziarie. Quando sei sincera con te stessa rispetto alle tue paure relative all'esito o relative al successo o alla disgrazia, esso sia non puede controllarti, ok? Queste non possono controllarti le tue paure. Liberati dai timori occulti, mettendo alla luce della conoscenza queste paure e ti darai conto che in realtà non hai niente da temere. De che todos los trionfadores hanno luchato contro la falta di confianza e in sí mismo, anzi liberarsi dalla incertidumbre. Tutti i più grandi vincenti hanno fallito 1000 volte. Il vincitore è colui che ha fallito 1000 volte. E quindi quelle volte in cui ha fallito tra virgolette, erano i passi per raggiungere la vittoria. Allora qua potresti avere delle paure finanziarie in merito a qualcosa, ma qualcuno ti offrirà sostegno, la ruota gira dalla tua parte, anche con un'idea, qualcosa. E se magari stai facendo qualcosa che ti depaupera di energia, ti sottrae tempo, ti sottrae denaro. Per portare le cose in equilibrio è necessario che tu ti prendi dei momenti tuoi dove fai ciò che ti nutre, anche se magari stai facendo qualcosa che non ti nutre, anche come hobby, come hobby, perché quella cosa diventa qualcosa che ti fa realizzare sul profilo economico e lavorativo. Allora, per affrontare le paure, io ti sollevo il problema e ti do poi la soluzione, no? Affrontare le paure significa convincere il corpo, le cellule del corpo, di tutte quelle memorie in cui quelle paure hanno asfaltato. Allora il rituale erotico della Kundalini, o come ti ho detto prima della bambina, risveglia il tuo potere occulto, affinché questa lettura che mi hai scelto sia perfettamente integrata senza ostacoli nel tuo percorso, ok? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Devi dare tutto alla grande madre. Ti ricordi il podcast Abbondanza Proibita con il mantra a te, a te, a te? Ecco, tutto ciò che fai, visto che sei motivata o motivato, affidalo alla grande madre, perché il denaro non è altro che qualcosa che tu prendi in prestito dalla natura affinché tu possa soddisfare l'esperienza naturale. Dici cosa vuol dire? Noi siamo dei ministri dell'abbondanza, custodi dell'abbondanza e dobbiamo farla circolare. Allora, se noi pensiamo che il denaro sia qualcosa di nostro o che abbiamo paura, tratteniamo, perdiamo, non arriva in abbondanza, perché il denaro è fluido. Il denaro è l'espressione dell'energia che noi abbiamo dentro, è la capacità di ricevere, la capacità di darsi. Allora, se tu dai alla grande madre i tuoi obiettivi, quello che hai conseguito, di conseguenza arriva. Anche le tue preoccupazioni le affidi alla grande madre, agli spiriti. Allora si sblocca tutto. Se persegui la felicità, non c'è paura che tenga. Vediamo che carta è uscita. Reciasso e rifiuto qua. E questo 4 di coppe è un po', non so se è stata rifiutata o rifiutato, sono state rifiutate le tue idee da qualche parte, abbiamo subito un rifiuto, no? Però tutto cambia qua, mi stanno raccontando, assolutamente tutto cambia. Vediamo cosa ti dicono questi.
cerca la completezza. L'incontro delle fiamme gemelle significa che ognuno di voi porta con sé una parte del carattere dell'altro. Ogni tratto è un pezzo del puzzle e solo unendoli può rivelarsi la completezza attraverso la comunicazione e la collaborazione. Lascia che questi aspetti si fondano gradualmente e vedrai la forma completa della relazione. Allora, questa carta arrivata in questa lettura, io questa fiamma gemella l'attribuisco all'amante mistico, che è l'aspetto di te che ti sta indicando veramente dove batte il tuo cuore di perseguire quella strada lì. E allora la relazione col tuo amante mistico sarà in perfetto equilibrio con ciò che vuoi e ciò che stai perseguendo. Ok? Tu stai riprendendo? Sì. Allora, mettiamo un'altra carta di queste. Tranquillità, è in arrivo un momento di grande tranquillità, questo mi stanno dicendo. Attraverso l'amore, la liberazione e l'attività interiore conosco la pace. Ho una prospettiva soave della vita e affronto ogni passo con fede e vivo seguendo il valore davanti alla paura. Supera la paura, mi stanno dicendo. Come si fa a superare la paura? Anche la paura di darti ciò che ti nutre, anche la paura di omettere il devo fare a vantaggio del scelgo di fare. Ecco, questo cambio di prospettiva porterà a una grande tranquillità e raggiungimento di prosperità. 9 di coppe, 9 di denari, lo sapete quanto mi piacciono queste due carte, sono proprio l'emblema del godimento per me e ce l'abbiamo nella lettura. Allora, se ti dai ciò che ti meriti, ciò che ti nutre, la fortuna, vedi dei colpi di fortuna dalla tua parte e questa lettura arriva per una ragione per te che è proprio questa, ok? Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di farmi una domanda, magari me la scrivi sotto all'info box oppure la tieni per te e mi scrivi soltanto domanda variante 1, ok? Mi fai una domanda che può essere o relativa alla lettura scusami, oppure può essere una domanda eh, che magari non c'entra con la lettura, con una che ti sta avvenendo, ok? Allora, chiedo al mio amante mistico qual è la risposta alla tua domanda. Ti dirò sì o no. La risposta alla domanda per le mie ragazze, i ragazzi della prima variante. Qual è la risposta alla tua domanda? Paggio di spade, gli amanti, re di spade, la papessa. Assolutamente sì, però devi seguire la tua intuizione, la giustizia. Se mi hai chiesto dell'amore, allora io ti dico, se mi hai chiesto di un divorzio, di qualcuno che deve divorziare o qualcuno, una relazione nascosta, le cose si sistemano a tuo favore, però è necessario un po' di tempo e soprattutto segui la tua intuizione e non muovere nessun passo se non muovi i passi che ti vengono indicati da dentro. Se mi hai chiesto di una relazione, se mi hai chiesto di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi altra scelta che riguarda il tuo cuore, allora segui l'intuizione. Se tu segui l'intuizione senza sapere ancora qual è il cammino completo, se tu la segui, tu avrai una giustizia disarmante. Se mi stai parlando di questioni, se mi stai chiedendo di questioni burocratiche, legali, anche se non stai avendo notizie, eccetera, la risposta è assolutamente sì e a tuo favore però. Va bene? Assolutamente sì. Le cose laddove è percepito ingiustizia è assolutamente sì la risposta. Va bene? Come sapete siete voi i grandi manifestatori, artefici del vostro destino, la vostra anima, incanalando le energie nel verso giusto. Tutto quello che abbiamo letto è lì pronto per te, ok? Quindi detto questo, ragazze mie ragazzi, io passo alla seconda variante, se mi segui anche lì.
Altrimenti ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Questo messaggio ti deve arrivare per una ragione, ti arriva per una ragione. Andiamo a vedere qual è. Mettiamoci prima di tutto gli oracoli. Allora, partiamo da questi. Perché ti deve arrivare questo messaggio? In questo esatto momento. Un nuovo capitolo si sta aprendo nella tua vita. Quando le cose sembrano desmorare, ok, se consente che las cosas pueden estar uniéndose de nuevas maneras. Ah, ok. Alcuni di voi pensano che qualcosa sta andando a degradarsi, distruggendosi, o si sta chiudendo, magari c'è una sensazione di delusione per qualcosa o di, come dire, ormai è finito, no? C'è una sensazione di questo tipo, ma quella cosa sta aprendo un nuovo capitolo, una nuova fase della tua vita. Ricorda chi eres, ricorda chi sei, Samasati, come diceva il Buddha. Porto polvere di stelle, la saggezza dei tuoi antenati, del tuo sangue e tutto l'universo nella tua anima. Concentrate, conosci te stessa o te stesso e niente ti disturberà. Allora, già mi stanno dicendo che questo messaggio ti doveva arrivare perché molti di voi si sentono un po' sconfitti, o un po' giù, o un po' quella sensazione ormai, no? Allora, si sta aprendo un nuovo capitolo della tua vita in questo esatto momento che mi stai ascoltando. Ricorda chi sei. Tu sei, non sei sola o solo. Tu sei la voce e il sangue dei tuoi avi, dei tuoi antenati, che sono avi guerrieri. Ognuno di noi ha nella linea genetica avi guerrieri potentissimi, avi protettori. Siamo le forze della natura che ci abitano. Quando desideriamo qualcosa, quando succede qualcosa, è perché tutta questa serie di forze stanno portandoti verso questo nuovo capitolo. E quindi confida in questo. Vediamo cos'altro. Renjuvenescete. Conosci i tuoi limiti e permetti che ti guidano. Ah, bellissimo. Ti ricordi quando abbiamo fatto la lettura ai tarocchi Wabi Sabi, dove bisogna allearsi alle proprie fragilità, autopotenziandosi alle proprie fragilità? Perché qua dice i tuoi limiti ti insegnano a prenderti cura di te stesso o di te stesso. Hai tutto il diritto di riposare e di dire di no. Allora, spesso, allora ti faccio un piccolo esempio, no? Perché questa lettura mi sta parlando che sta iniziando un capitolo nuovo della tua vita, dove tu prendi il diritto di dire di no a delle cose che non ti piacciono più e dire di sì a quello che veramente ti fa battere il cuore. Ricorda chi sei. Ricorda che la tua anima è un insieme di forze, di istanze che ti guidano verso un cammino luminoso. Allora spesso sono stata non additata, però per essere un anticonformista, ribelle, di fare tutto il contrario di quello che fanno gli altri o che facevano gli altri, no? Quindi magari a delle situazioni dove era richiesto l'abito elegante, io arrivavo con le superga. Oppure arrivavo, magari tutti si facevano i capelli al parrucchiere, io che ci vado una volta ogni 10 anni al parrucchiere, così per salutarlo, perché è un mio vecchio amico, che poi è un barbiere tra l'altro, per salutarlo, per prendermi così un tè in sua compagnia, non per tagliarmi i capelli, o per sistemarmi i capelli, allora vado un po' con i capelli alla selvaggia, no? Ho i capelli lunghissimi, 1,5 metri di capelli, però il senso qual è? Arrivo un po' selvaggia. Allora, laddove gli altri vedono in questo mio modo di essere dei limiti, io mi sono alleata al mio limite, ai miei disordini, al mio... non ho vergogna dei miei, mi autopotenzio con i miei limiti. E allora questo ti stanno dicendo. Vedi quello che tu consideri, la tua mente razionale considera difetto,
come un tuo potente alleato, perché la mente considera difetto in base a dei parametri di riferimento che si hanno. E bisogna essere così. Allora, se non sei così, sei difettato, hai un difetto, è male, è malattia. Ok. Adesso in questo nuovo capitolo gli spiriti ti stanno dicendo è tutto diverso, permettiti, stai per ricevere tutto facendo in questo modo. Facendo in questo modo tu ricevi tutto. Meriti di ricevere abbondanza nella massima capacità. Devi credere nel tuo valore e confidare in quello che l'universo è pronto per portarti tutto ciò che desideri. Apriti. Apriti. Come si fa ad aprirti? Autopotenziandoti con quello che giudichi difetto di te. Autopotenziati. Autopotenziati. Sì. Vediamo cos'altro ti stanno dicendo. Cosa ti dicono queste? Si è girata. Citrino è una pietra, la fluorita e l'ambra, aspetta, sono uscite diverse pietre, periodoto, non so che pietra siano, non le ho tradotte dallo spagnolo all'italiano, citrino. Allora, iniziamo da questa, bellezza e autenticità naturale. Magari fatti anche la meditazione voglio essere selvaggio e bellissimo che trovi sul canale. Sii te stessa, perché Dio, gli dei, ti hanno fatto naturalmente attraente e adorabile tanto dentro come fuori. Dicono che sei bellissima o bellissimo e attraente, magari tu non lo vedi. Se ti fai la meditazione lo capisci, migliaia di voi l'hanno fatta e fanno dei clicconi quando la fate, no? Periodoto, vediamo cos'è questa pietra, che dice questa pietra, lezioni vitali. Puoi liberarti da un comportamento negativo ricorrente, dandolo a Dio perché ti permetta di conoscere la lezione e la benedizione che questa situazione ti offre. E guarda, tu ti ricordi Magia Pratica, non mi ricordo che numero è, Abbondanza Proibita è il titolo, c'è la figura di una donna qua che dà qualcosa allo spirito, ma anche quando nelle pratiche, nelle sequenze fluide di yoga sciamanico noi entriamo nella foresta immaginale, no? Diamo un nostro comportamento limitante, una nostra credenza limitante, qualcosa che ci limita, lo diamo allo spirito. Allora dai, se fai con me il cammino sciamanico sul canale, chi ha fatto le masterclass ovviamente siete già instradate, no? E instradati. Chi fa il cammino con me sciamanico sul canale, portate all'attenzione, magari oggi, nelle prossime ore, quando vi fate una pratica che trovate sul canale, quello che offrite un'esperienza di vita difficile che state vivendo, offritela allo spirito, ok? E vedrete che quando voi offrite qualcosa allo spirito vi arrivano idee, intuizioni e nuove forme di essere per entrare in questo nuovo capitolo. L'ambra, lascialo in mano di Dio, anche qua affida tutto all'universo, respira forte, dimenticati del problema e lascialo nelle mani di Dio affinché l'incontro con le risposte è la miglior forma di curazione. E l'incontro, ok, affida tutto all'universo. Quando fai queste due carte mi parlano della stessa cosa, affinché ti arrivino le risposte sotto forma di idee, di intuizioni. E poi abbiamo il citrino con questa bellissima colomba bianca che mi parla di rinascita. Preoccupazioni non necessarie. Liberati dal peso delle preoccupazioni e lascia che gli dei cerchino le soluzioni e la miglior forma di guarire. Anche qua mi stanno raccontando che stai vivendo un momento in cui forse sei un po' scoraggiato o scoraggiato per un capitolo che si è chiuso. Si sta aprendo un capitolo straordinario dove tu hai il diritto a ricevere tutto quello che vuoi. Qua ti stanno consigliando come fare, indirizzarti in questa energia, ok? Sei bellissima e sei bellissimo per quello che sei, senza ornamenti vari. E vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, il messaggio che ti deve arrivare è che sei bellissimo o bellissimo senza conformarti a niente e a nessuno. Usa la tua energia selvaggia per farti condurre e affida ogni preoccupazione agli dei.
Se fai le pratiche di yoga sciamanico, metti nel Lotus Mudra un evento significativo della tua vita, un comportamento limitante, una credenza limitante. Sapete come si fa seguendo il cammino sciamanico. Chi non lo segue vi consiglio di seguirlo, perché comunque questi sono messaggi che arrivano per te indistintamente, che tu lo faccia o meno il cammino sciamanico, ok? Sono cammini di consapevolezza e quello sciamanico è il più efficiente e efficace nell'universo. Lo sanno migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Allora, vediamo un po' cosa ti vogliono dire gli spiriti. 3 di bastoni, apertura di cammino, entusiasmo, sguardo sul nuovo, anche una sorta di eccitazione, no? E reverenza per il nuovo. Mi dice che si sta aprendo un cammino importante, fatto di nuovo. 8 di denari, il lavoro su di te è un lavoro straordinario che stai facendo, soprattutto perché ti sta permettendo di metterti alle spalle un passato, di aprire questo capitolo nuovo. E l'8 di denari mi parla anche del lavoro in senso pratico, dove semplicemente metti l'energia. Asso di spade, è in arrivo una chiarezza dove tu vuoi mettere energia, chiarezza sul lavoro che vuoi fare, chiarezza su quello che vuoi fare, anche comunicazioni sul lavoro che ti aprono un nuovo cammino, o comunicazioni nell'ambito pratico, perché alcuni di voi mi dicono io sono in pensione, come lo devo interpretare? Il lavoro non è solo quello stipendiato, il lavoro è dove tu metti energia quotidiana. Se sei a casa, fai la casalinga, è il lavoro che metti in casa. Ecco, sta arrivando una chiarezza sul lavoro da fare, su dove impegnare la tua energia. Anche delle chiamate che sciolgono ogni dubbio, qualsiasi tipo di dubbio. Cos'altro ci raccontano? 5 i denari, mi dice che ci siamo potuti sentire persi, no? 6 di bastoni. Io ti dico una cosa, grazie a un momento di sconforto sta arrivando un'energia dirompente, successi e riconoscimenti pubblici, esito e vittoria. 6 di bastoni, guarda come stai. Allora, mi stanno raccontando che magari ti è stato detto o sei stata privata sul lavoro o sei stata ferita o ferito, ti sei sentita esclusa probabilmente in una circostanza lavorativa o in qualcosa, o non c'è lavoro o stai aspettando lavoro. Sta arrivando qualcosa che ti darà esito positivo all'interno di queste circostanze. Magari si è chiuso un capitolo a livello lavorativo, magari ti sei sentita messa da parte o messo da parte perché non sei stata compresa o compreso nelle tue qualità, nelle tue abilità. Ma perché? Perché quelle abilità, perché magari ti stavi conformando a qualcosa che non era veramente tuo. Tu devi utilizzare l'energia selvaggia, l'energia della donna selvaggia, dell'uomo selvaggio che fa le cose a modo suo, e riceverai tutto quello che vuoi. 6 di bastoni mi parla di un grande riconoscimento anche pubblico sul piano lavorativo, anche in merito a circostanze dove ti hanno messo da parte o ti sei sentita messa da parte, anche una chiamata di lavoro che ti fa vincere in qualcosa, un grande riconoscimento, mi dicono. Ok, cos'altro? 6 di coppe, ti vedo un po' nostalgica, un po' nostalgico forse. 4 i denari, forse stiamo un po' ritirati nel passato o siamo stati un po' nostalgici del nostro passato, non volendoci aprire più di tanto, qualcosa del passato ci crea nostalgia o abbiamo potuto vivere questa sensazione. 3 di denari, guarda, arrivano delle soddisfazioni nell'ambito pratico e lavorativo, anche la richiesta da parte di qualcuno di lavorare insieme o di fare qualcosa insieme per creare una struttura. E magari qualcuno che ti chiede di lavorare insieme per fare qualcosa. Sì. Perché serve la tua qualità. Il Papa mi dice che è qualcosa di importante in arrivo, Il Papa mi parla di credenze, di decisioni, anche di una figura autorevole che ti chiama nell'ambito lavorativo, una persona di cui ci si può fidare, o anche un consiglio che ti arriva da qualcuno per andare incontro a un successo o a una vittoria in ambito pratico o lavorativo. Però se ti arriva questa è una proposta importante che può arrivarti nell'ambito lavorativo, veramente importante, che porta alla vittoria. Fatto sta che io ti dico anche una cosa, decidi tu. Il Papa mi parla anche di te che decidi dove mettere la tua energia affinché tu possa avere successo.
Cioè, il Papa è l'integrazione di lezioni spirituali che hai avuto grazie a delle sensazioni di perdita o di aver sentito la penuria, la penia. Sì, ci sono delle persone che ti daranno un consiglio, una persona un consiglio importante qua. Ancora. La ruota della fortuna sta girando dalla tua parte, il destino gira, Il destino gira per portarti fortuna. C'è una novità, c'è una novità imminente qua, un cambio imminente, la ruota della fortuna che porta quest'asso di bastoni che è una nuova opportunità, che accende la tua passione, accende l'entusiasmo, accende l'allegria. È qualcosa che fa luce, un giro del destino che porta allegria, un giro del destino che porta allegria, nuova opportunità. Il mago mi conferma nuove opportunità. Allora mi stanno dicendo che stai per manifestare, il destino ti porta a manifestare qualcosa di importante che ti porta riconoscimento, che ti porta esito, che ti porta vittoria. È una nuova opportunità a partire dal destino che gira dalla tua parte. Nuova opportunità, destino, realizzazione di un obiettivo con il mago, ma anche la capacità di trasformare le situazioni sulla base di qualcosa che ti arriva, che accende la tua passione, accende la tua capacità creativa, l'entusiasmo, e sappiamo che l'emozione dell'entusiasmo plasma la materia nella tua capacità di creare. Il mago è colui che crea, non che manifesta. Re di spade, avrai le idee chiare, ci sono idee chiare qua, determinazione, e 2 di bastoni. Allora, avrai le idee chiare per prendere la scelta giusta e non tergiversare su una zona comfort. Mi dicono che si apriranno delle possibilità e prenderai la decisione giusta, mi dicono. E qua ci sono comunicazioni, spostamenti, viaggi, l'energia che accelera. Laddove stavi aspettando qualche notizia, in ambito lavorativo o in ambito pratico, tutto accelera. Laddove stavi aspettando, tutto accelera, mi dicono. E che c'è un nuovo cammino, i 2 di bastoni, l'apertura di cammino come il 3 di bastoni, da prendere al volo. Avrai le idee chiare per farlo, perché è il destino che ti farà avere queste idee chiare. 8 di bastoni, tutto accelera. Ricordati di aprirti a ricevere. Come ti apri a ricevere? Accettando tutto di te, perché sei bellissimo, bellissimo, selvaggio. Ok? Vediamo cosa mi dicono questi altri oracoli. Forse c'è un po' di nostalgia del passato, sul vecchi ricordi, ma qua si apre un nuovo cammino, Positività e ottimismo, fede e ottimismo. Questa carta magari potresti vedere dei leoni o degli agnellini sui reel, sui social, che ti riconfermano questa lettura. Allora, qua mi dice che tu aprirai la porta a esperienze e opportunità positive con la tua energia e le tue aspettative positive. E non permetterai più che l'energia negativa o i contrattempi temporali interferiscano nel tuo cammino. Mantieni la fede e vai dritta. Qualcosa di straordinario in arrivo per te. Mantieni la fede e prosegui dritta. La fede sulla base della tua energia, di quello che tu sei, senza compromessi, senza paragoni. Ok? Vediamo cosa ti dicono queste. L'equilibrio, sta arrivando un equilibrio. Ho incontrato l'equilibrio in tutti gli ambiti della mia vita, sono la duegna della mia vita quotidiana, apporto amore nel mio mondo, soddisfando le necessità del mio corpo e della mia anima. Mi dicono, prima di tutto è un consiglio per te, ti dicono di soddisfare le necessità del tuo corpo e della tua anima. Quali sono queste necessità? Quelle sono la tua priorità, perché dandoti quello che ti serve e ti nutre, tu riceverai tutto. Questo è un monito per te affinché tu possa cogliere queste opportunità, avere riconoscimento e successo. Ok?
Vediamo cos'altro ti dicono queste. Un po' di confusione, te l'avevo detto che poteva esserci prima, un po' di confusione, no? La confusione verrà dissipata, completamente dissipata, non c'è più confusione su questo nuovo capitolo, nuovo cammino. Sei in cerca, in ricerca, la ricerca è finita, cioè non è che la ricerca è finita, stavi cercando qui, no? Attendendo, cercando un evento, allora qua tutto si muove sulla base di quello che stavi cercando. Quello che stavi cercando arriva ricevendo tutto ciò di cui hai bisogno. Permetterai a te stessa o a te stesso di dire di no quando devi dire di no, di dire di sì quando devi dire di sì, quando vuoi dire di sì, ricordando chi sei, ricordando che sei un Buddha, ricordando che sei già un risvegliato. Ok, adesso vediamo un'altra carta di questi. Concentrati solo su ciò che conta. Non devi rispondere a ogni fonte di esaurimento, perché il tempo e l'energia sono sempre limitati. Rifletti su quali obiettivi siano davvero significativi per te e quali relazioni possano davvero nutrire il tuo cuore. Quando impari a lasciare andare le distrazioni irrilevanti, ti sentirai più leggera, più leggero. E qua il devi, no? Non devi fare ciò che devi fare ciò che scegli di fare. Concentrati solo su ciò che conta, perché facendo questo tu stai chiamando a te il successo. Ok? Questo è un messaggio che ti deve arrivare perché stiamo magari in un momento di ricerca, di chiarezza, un po' di confusione, si sta chiudendo un capitolo e qua il vecchio capitolo ha a che fare con devo fare, no? E il nuovo capitolo invece ha a che fare con bellezza e autenticità naturale. Sii tu te stessa, perché gli dei ti hanno fatto naturalmente attraente e adorabile tanto dentro quanto fuori. Allora non ci paragoniamo a dei modelli confezionati, preconfezionati, perché tu sei un essere unico, irripetibile e questo ti sta portando al successo. Ok? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi vi chiedo di farmi una domanda, magari me la scrivi sotto all'info box, scusami, sotto nei messaggi, oppure se non mi vuoi fare la domanda scrivimi semplicemente seconda variante, ok? Cioè se non la vuoi scrivere te la fai dentro di te la domanda. Allora, pensa alla domanda, io ti dirò sì o no. Chiedo al mio amante mistico di rispondere alla tua domanda adesso. Qual è la risposta? La puoi fare sia su quello che è appena uscito o un'altra domanda. Sei di coppe è uscito di nuovo. Re di spade, gli amanti, 10 di spade, cavallo di coppe. Se mi stai chiedendo di un ritorno, la risposta è no, perché in arrivo una persona nuova, cavaliere di coppe. E perché il tuo cuore vuole altro rispetto al passato, prende il meglio del passato per andare incontro a una persona nuova. Qualsiasi risposta, qualsiasi domanda tu mi abbia fatto, la risposta è sì, con ma mettendoti alle spalle tutto ciò che ha a che fare con un passato non pacificato. Allora io ti dico di farti la formula pentacolare per, in base alla domanda che hai fatto, senti l'emozione che hai in base a questa domanda, fai la formula pentacolare che trovi nel video Magia Pratica 11 per dare luogo a questo.
Se stiamo parlando di qualcosa che... Allora, la risposta è sì 100%, che ti soddisferà molto di più del passato. Quindi qua abbiamo avuto una chiusura necessaria, dove parliamo di scelte di cuore, scelte d'amore, scelte difficili, scelte del passato o con una persona o delle scelte. Si è chiusa una fase di dubbi e incertezze rispetto a queste, all'amore, alle vere scelte del cuore. Si è chiuso il dubbio perché il Cavaliere di Coppe che si mette alle spalle tutto questo ambaradan è un movimento d'amore nei tuoi confronti che ti renderà felice, gioiosa. Mi parla o di un movimento d'amore della vita, quindi delle proposte che ti motivano a livello emozionale e ti vedo gioiosa o gioioso, qualcosa di nuovo, o è una persona che ti porta questa gioia. Va bene? Sì. Quindi, ragazzi miei ragazzi, siete i co-creatori della vostra realtà. I tarocchi ci leggono il karma, il dharma, il destino potenziale e anche le sfide inerenti a ciò che dobbiamo realizzare. E allora, perché vi dico lo yoga sciamanico? È perché è l'unico che convince le cellule, dove ci sono le nostre memorie più antiche. Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante o anche della terza variante. Andiamo a vedere questo messaggio, ti arriva per una ragione. Andiamo a vedere prima di tutto gli oracoli cosa ci raccontano, ok? Vediamo. Allora, partiamo da questi. Quali sono i messaggi per te? Conosci i tuoi limiti e permetti che ti guidino. Le limitazioni possono insegnarti a prenderti cura di te stessa o di te stesso. Hai tutto il diritto a riposare e a dire di no. Allora, è un messaggio di rivincita per te questo. Ti ricordi il video che ho fatto, lettura tarocchi wabi sabi, dove ci alleiamo alle nostre fragilità? E soprattutto allearci alle nostre fragilità, quello che la mente giudica fragile, diverso, sbagliato, ti permette di superare ogni tuo limite. Perché il limite è dato dal parametro che tu usi per giudicare. E questa carta è uscita anche nella lettura precedente, quindi se avevi dei dubbi con la lettura precedente, ti consiglio di guardare anche quella, se non l'hai già fatto, perché eh, mostrare le proprie fragilità è un segno di grande forza e ti fa superare tutti i limiti. Le proprie fragilità sono essere magari diversi, no? Diversi da un modello precostituito, il modello che ci impongono il mainstream, il mass media, i social, no? Essere diversi da un certo modello e cercare di conformarsi a quel modello significa anche ridurre la propria capacità espressiva. Allora ti dicono di dire di no quando devi dire di no, anche a costo di sembrare strano o strano. E soprattutto è il momento di riposare, ti dicono. Di riposare da cosa? Dalla mente che si affanna. Dalla mente che si affanna, che si affanna. Ricordati il mantra: sono potente perché sono paziente. Tu decidi. Tu decidi. Tu decides. Quando ti dai liberamente, espandi la tua energia. Se solo dai per ricevere, si sentirà come un peso. Sii genuina o genuino, dai dal cuore. Il darsi, e questo è un messaggio che ti doveva arrivare proprio perché magari noi diamo la mente perché dà, perché vuole ricevere. Tu devi sapere che noi
e il divino ci diamo costantemente l'uno all'altro in un rapporto erotico. Erotico significa creativo, generativo, procreativo, e creiamo eventi. Noi già nel momento in cui nasciamo iniziamo a darci all'invisibile, cioè iniziamo a morire. Già dal momento in cui nasciamo. L'immagine della nascita, l'immagine della morte sono sogni, non è reale. E quindi quando noi nasciamo iniziamo anche a morire, cioè ci diamo all'invisibile. Allora questa carta cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo di darti agli eventi così come sono, perché darti agli eventi così come sono, cioè ho fede negli eventi, questo significa darsi. Ho fede in te, ho fede negli eventi, ho fede in te, nel divino che mi propone determinati eventi, che mi manifesta determinati eventi. Il divino e la tua anima, la stessa cosa. Quando ti dai agli eventi, senza analizzarli, controllarli o giudicarli, tu è come se ti liberi di un peso. Perché la carga, no? La carga è il peso. Quando è che sentiamo il peso? Quando cerchiamo di controllare, analizzare o giudicare un evento. Allora tu decidi come approcciarti, relazionarti agli eventi. Se ti relazioni con analisi, giudizio, peso, ostacolo, allora senti il peso. Se tu ti dai e dici, in questo caso, Uketamo, il mantra che ti permette di includere l'evento quale facente parte del tuo percorso animico, tu ti alleggerisci. Uketamo. Do un posto nel mio cuore a questo evento, che non significa perdonare qualcuno, perché il perdono in natura non esiste. L'uomo può pacificare l'evento portandolo nel suo cuore. Uketamo. Do un posto nel mio cuore a questo evento, per come disastroso, per come difficile sia, Uketamo. Va bene? Ok, cos'altro? Ah, ce n'erano due, non erano queste. Ah, eccola, c'era l'altra. Unico e in su classe. Dal momento che venisti al mondo, hai avuto un talento straordinario. Comprendere la luce delle stelle, la voce degli animali e tutte le cose magiche. Dal momento in cui sei venuto al mondo, tu hai il grande potere di avere e di comprendere dove sta la luce, la voce degli animali e tutte le cose magiche. Cioè, questa carta è bellissima perché ti dicono del grande potenziale, il grande potere che hai. Quindi mi dicono che hai un talento straordinario nel fare qualcosa, nell'essere quello che sei. E quindi abbi coscienza di questo, va bene? Cos'altro? Eccola. Mantieniti fedele. E qua c'è una donna che è vestita da sposa che accarezza un albero, no? L'albero sono le tue radici, sono la tua genia. Mantieniti fedele alla tua genia, sono i tuoi avi guerrieri, gli avi batori, gli avi protettori, gli avi custodi della ricchezza che ti sostengono. Mantieniti fedele a quelli. Qua dice, la necessità di convalida degli altri è un'illusione. Non sei responsabile di come gli altri ti percepiscono, però sì, però è tua responsabilità essere fedele a te stessa. Non pensare a come gli altri ti percepiscono, perché è una illusione pura e netta. Ma non sei responsabile di quello che gli altri dicono di te o di come si percepiscono, ma tu devi essere responsabile essendo fiera a te stessa, mantenendoti fiera o fiero verso te stesso. Sii fiera di chi sei, sii fiero di chi sei, delle tue radici, di quello che ti incarna. E soprattutto se fai il cammino sciamanico con me, il senso è che grazie al cammino sciamanico tu confidi nelle tue capacità che sono un mare di potere, di potenziale dato dalla tua genia e dai tuoi avi.
forte questo messaggio, forte. Vediamo cosa ci raccontano questi altri. Dove stanno questi? Troppe ne sono uscite, ne voglio solo una. Fede nella libertà. Mi tranquillizzo e confido nei miei dubbi. Mi tranquillizzo e affido tutti i miei dubbi a Dio per liberarmi da questi dubbi, voglio essere libera, affido ogni preoccupazione agli dèi. Confido nella perfetta provvidenza degli dèi, confido nella loro volontà e incontro la libertà. È un po' come questa carta qui, no, che ci diceva: quando noi cerchiamo di controllare gli eventi sono entità, spiriti, dei. Quando cerchiamo di controllarli o di indirizzarli da una prospettiva egoica, no, deve essere così, allora sentiamo il peso. Invece noi, quando affidiamo tutto agli dèi, al divino, e semplicemente siamo, essendo quello che siamo, noi troviamo la fede in quella libertà. La libertà ha a che fare con la libertà della mente razionale. La libertà della mente razionale, che significa la libertà dai doveri, dai dogmi, dalla severità con la quale la mente razionale giudica, analizza e fa, no? Quindi essere fedele nella libertà, fede nella libertà nel senso affidare tutte le preoccupazioni e i dubbi, che sono un segreto della mente razionale, agli dèi. Ok, vediamo cosa ti dicono queste carte. Lo zaffiro, una pietra, lo zaffiro ti accompagna. Prenditelo con calma. La tua salute, la felicità e l'abbondanza dipendono dalla tranquillità con le quali vivi e lavori. E sono già due carte che mi dicono rilassati, rilassati. Descansare significa rilassarsi, riposarsi, perché la tua salute, la tua felicità, l'abbondanza che vuoi dipendono dalla tranquillità con le quali vivi le cose. Sono paziente, sono potente perché sono paziente. E poi abbiamo la sodalite, relazionarsi con gli altri e partecipare. Crea nuove relazioni e nuove amicizie sane che ti servono d'appoggio entrando in contatto con un gruppo di persone di mentalità simile alla tua. Mi stai dicendo che di stare sia con le persone che vibrano alla tua stessa frequenza, sia che stanno entrando delle persone con le quali creerai delle relazioni autentiche che vibrano sulla tua frequenza per appoggiarti in questo cammino di realizzazione della fede nel tuo essere, di realizzazione nella fede del tuo essere. E vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Questo messaggio ti deve arrivare per una ragione. Qua abbiamo un 3 di spade, abbiamo sofferto molto, stiamo soffrendo qua, forse una chiusura, forse abbiamo scoperto qualcosa, il cuore trafitto, una sofferenza, una chiusura, un litigio o un sentirsi male dentro. Arriva la morte, qua si è chiuso qualcosa. Allora ti dico già una cosa: si è chiuso il periodo della sofferenza. La morte mi parla di una chiusura di qualcosa di importante, di un ciclo che si chiude importantissimo, di una sofferenza che si chiude, di un dolore che si chiude. Qua abbiamo la regina di coppe e mi dicono che le tue emozioni tornano di nuovo a fluire, cioè ti vedo più serena, più calma, più calmo. Re di denari, mi parlano anche di stabilità, e il 10 di spade. Si è conclusa la stabilità con qualcuno. Mi stanno raccontando qua che si è chiuso un capitolo molto importante con qualcuno o riguardante ciò che tu credevi come stabilità.
si è chiuso definitivamente o stai soffrendo per questo, una persona che non ti era compatibile perfettamente, anzi, mi stanno dicendo di fare la formula pentacolare, magia pratica 11, su questo evento che ti ha dato del dolore, su questa chiusura. Perché ti dicono di fare la formula pentacolare? Perché in questo modo non riperpetui le stesse cose con nuove persone, nuove circostanze. Se questa persona o queste circostanze ti hanno fatto sentire inadeguata o inadeguato, era affinché tu potessi comprendere il tuo valore più grande e portarlo avanti senza più tergiversare. Allora mi dicono che sta arrivando un momento di grande serenità in seguito a questa situazione molto difficile che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto. Sì. 3 di coppe. Ti ho appena detto che stai per incontrare delle persone, le già incontrate, dicono di continuare a alimentare l'energia con queste persone, nuove relazioni e amicizie che ti servono d'appoggio e vanno in contatto con vai in contatto con un gruppo di persone di mentalità uguale alla tua. Ci sono delle persone o degli amici qui che ti stanno supportando, ti supporteranno a breve a livello energetico in seguito a questa chiusura molto dolorosa o questa cosa che stai vivendo o che puoi vivere nelle prossime ore, ma io credo che tu l'abbia già vissuta questo che ti sto raccontando adesso. Quindi delle persone, vedi, c'è allegria, c'è solidarietà, c'è comunione di intenti. Mi parlano di queste persone. Ok, che cos'altro? Qua abbiamo il diavolone. Stiamo attraversando paure, attaccamenti e resistenze. Re di bastoni. Allora, io ti dico una cosa, il messaggio che dovevi ricevere è proprio quello che tu eh, metterai adesso la tua energia, grazie anche al supporto di persone che ti sono amiche o di aiuto, metterai tutta la tua energia risollevandoti da un momento di grande dolore. Il re di bastoni qua mi parla della tua energia, che tu sia uomo o donna non importa, che energia di visione, energia di forza, di azioni con la giusta consapevolezza del diavolo, cioè vagliando. Il diavolo chi è? Il diavolo in questo caso, come lo vediamo, sono tutti quei talenti, quelle qualità che stanno emergendo grazie a un dolore vissuto. Molte di voi stanno facendo il percorso sciamanico con me, rituale erotico della Kundalini, e quindi il demone si trasforma nel tuo potente alleato. Il demone del dolore, qualsiasi cosa tu stia vivendo, è il tuo potente alleato, facendoti essere leadership, facendoti essere leader con capacità di visione, di leadership, incarnando un grande potere decisionale e di forza e di vittoria. Ok? Cos'altro? Il 9 di denari. Io ti dico una cosa, stai per conseguire un successo sul piano pratico. Il 9 di denari mi racconta della tua, dove stava la carta della libertà, libertà economica, libertà di sentirti piena o pieno, realizzata o realizzato senza dipendere da alcunché o da nessuno. Quindi qua c'è il supporto di persone, amiche o di persone che vibrano sulla tua frequenza, che ti dà un'energia vitale. Sei anche leader di questo gruppo, secondo me. Però qual è il senso? Il 9 di denari mi parla della tua, grazie a una situazione molto difficile che hai vissuto, che vedo qua, sei un eroe, un'eroina. Perché? Perché tutto quel dolore tu l'hai trasformato, lo stai trasformando in medicina, realizzando la libertà emotiva, libertà economica, una realizzazione dal punto di vista pratico e materiale. Ottieni ciò che vuoi sul piano della materia. Bellissimo. Che cos'altro? L'imperatore. Forse abbiamo avuto a che fare con una persona molto esigente o con delle persone molto glaciali, fredde, con una persona. 6 di spade. Qua stiamo andando via da un vecchio modello di struttura. Mi dicono che il 6 di spade stiamo uscendo da grandi difficoltà dovute grandi difficoltà inerenti a un vecchio sistema, una vecchia struttura,
o a situazioni, a persone che incarnavano questo archetipo. Regina di denari, mi continuano a dire che stai arrivando a una grande stabilità tua e inizi a darti ciò che ti nutre, raggiungendo risultati economici o lavorativi o semplicemente che ti danno stabilità. Stabilità. Cos'altro? E poi abbiamo un re di coppe. Qua c'è una persona, Qua c'è una persona e il cavaliere di coppe. E in arrivo un grande amore per te. Se abbiamo avuto un amore con una persona inflessibile o delle situazioni difficili, anche triangolazioni, è in arrivo un grande amore per te, re di coppe e cavaliere di coppe, una persona che fa ciò che dice, fa ciò che sente ed è un re, anche se è una donna, È in arrivo un amore per te, mi dicono qua. E ti dico una cosa, no, anche se non stai cercando, qua mi dicono che in arrivo l'amore per te. 10 di denari a cipicchiolina è una delle stese più forti che ho fatto. Non solo arriva, allora qua arriva una grande stabilità dopo un grande dolore o una presunta stabilità che ti ha messo a terra, ok? Una finta stabilità. Allora, qua grazie a un dolore che hai vissuto, chi fa il cammino sciamanico con me ha già integrato tutto questo perché mi stanno dicendo ciò che devi sapere adesso, si stai vivendo un momento molto difficile. Il messaggio che deve arrivarti è proprio questo e in arriva una stabilità senza precedenti, 10 denari. Per alcuni di voi non è soltanto economica, finanziaria o avere ciò che vuoi, in questi termini, ma è anche una realizzazione da un punto di vista di famiglia, di convivenza, di stabilità a tutto tondo, un'eredità, qualcosa che tu magari non te lo immagini proprio, viste le carte qua sopra, però dovevi ricevere questo messaggio. Qua abbiamo una persona che ti completa perfettamente, abbiamo un re di coppe e una regina di coppe, quando parliamo d'amore, che magari abbiamo avuto una situazione molto difficile con una persona che non era empatica nei nostri confronti e qua arriva perfettamente più rigida, perfettamente una persona che ti riconosce, ok? E il 10 denari è la prova. Bellissimo. Wow. Ok, vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Questa è una stesa completa, sia da un punto di vista relazionale che da un punto di vista lavorativo, di realizzazione personale. Depura tus relaciones, infatti depurati dalle relazioni che ti prosciugano, no? Qua pure lo diceva, da qualche parte, sì. Il tuo flusso di abbondanza si va affettando per la gente con le passate. Il tuo flusso di abbondanza, allora, de che modo che sabes selezionare tu l'alleanza e tus amistade con buon criterio? E lì che star con persone ispirados, generose e solidari. Allora, dice che il tuo flusso di abbondanza creativa, di idee, di abbondanza di affetti, di abbondanza di salute, di abbondanza relazionale, il tuo flusso di abbondanza viene, come si dice? Viene inquinato se stiamo con persone che non hanno la nostra stessa frequenza. E allora, siccome io credo che tu abbia fatto un grande lavoro su di te già qui, con questo dolore, con questa morte, allora ti dice che stanno arrivando delle persone, già ci sono, delle persone con le quali tu vibri bene, ti dicono di coltivare quelle. Perché dice scegli di stare con persone ispirate che ti ispirano, sognatori, visionari, generosi e solidali. E il tuo flusso di abbondanza, tutta questa abbondanza del 10 di denari e il 9 di denari, va di pari passo con questa tua scelta. Ricordati che tu decidi, tu decides, dice qua, in base a questa scelta. Mentalità di abbondanza. Si pensa se in tua abbondanza come algo che succede nel futuro, sempre sarà un dia di distanza. Se pensi che l'abbondanza è qualcosa che arriva nel futuro, sarai sempre distante dall'abbondanza. Guarda, senti e pensa e parla dell'abbondanza come qualcosa che già hai nel momento presente e questo è ciò che vivrai. Allora tu devi pensare, magari devi sentire, fatti la pratica di magia pratica 15, se non sbaglio, l'amore incondizionato, l'attimo presente, perché
tu devi essere consapevole che tu già hai tutto ciò che ti serve, tutto. Anche questo dolore qui è ciò che ti serviva per realizzare sul piano concreto la vera abbondanza. Il 10 denari è un'abbondanza che non va più via, è radicale, è radicata, è un dono da parte dei tuoi avi, dei tuoi antenati, come ti ho detto prima. Allora, vedere anche nelle emozioni ctonie, più ctonie, sotterranee, come la tristezza, l'abbandono che vedo che hai potuto aver vissuto qui, l'abbondanza di emozioni significa vedere l'abbondanza della vita, ringraziare quelle emozioni così sotterranee, ti portano a questo, ti stanno portando a questa abbondanza sul piano materiale. Mi spiego? Tu decidi però conquistare le persone di cui circondarti, ok? Ok, vediamo cosa ti dicono queste altre. Eccola, è uscita subito. C'è un po' di insicurezza in te perché c'è un po' il cuore, qua c'è il diavolone di nuovo. Magari siamo state un po' vittimizzate da una situazione o circostanza o da una persona o da delle persone. Qua mi parlano, spesso stanno parlando di persone, no? Hai proiettato delle persone manipolative probabilmente, ma la persona manipolativa in sé, come vi insegno sempre, che ve lo stampiate sul cuore, non esistono. Allora, quando tu hai davanti delle persone e la tua stessa energia, la tua insicurezza stessa nel dover essere, nel dover sembrare, per non fare male, per non dire parole sbagliate, per essere amata o per essere amato, che ti fa, ti depaupera di energia. Allora dici, quella persona mi ha manipolato. No, aspetta, no, aspetta, non esiste una persona che ti possa manipolare. Esisti tu con la responsabilità che hai proiettato quella persona per riprenderti il tuo potere. E allora alleati con le tue fragilità. Per esempio, insicura, sono insicura? Bene, sono insicura? La dea dell'insicurezza è una mia potente alleata. Mi faccio il rituale erotico della Kundalini e mi alleo con l'insicurezza, diventando una bomba. Capite quanto è potente, no? Lo yoga sciamanico, ve lo dico sempre, ve lo dirò a vita. Vediamo cos'altro ti vogliono dire con queste. No, con queste altre. Accogli le sorprese. È in arrivo una sorpresa, infatti. Quando è che ti stupisci? Quando stai nella melma, così, e arriva una bomba. Hai visto che lettura c'è qua sotto, no? Non cercare di controllare l'arrivo del vero amore, perché spesso appare nei momenti più inaspettati. Quando ti concentri sulla vita che hai davanti, stai silenziosamente preparando la strada al destino. Mantieni un cuore sincero e affronta ogni giorno con serenità. E il destino ti farà incontrare il vero amore al momento giusto. Eccolo. Va bene? Wow. Adesso, ragazze mie e ragazzi, pensa a una domanda che mi vuoi fare. Magari scrivimelo sotto nei commenti. Oppure se non vuoi scrivermi la domanda, fatela dentro il tuo cuore e scrivimi solo variante 3. Va bene? Ok, rispetto alla domanda. Ti risponderò sì o no. Va bene? Pensa alla domanda. In base alla domanda che mi stai facendo, qual è la risposta degli spiriti? Sette di spade, l'imperatrice, il carro, la luna e il 5 di spade. La risposta è sì soltanto se credi nel tuo valore. Qua ci sono persone che ti hanno ingannato, che ti hanno mentito, o una circostanza ambigua, situazioni difficili. La risposta è sì, però è necessario il lavoro sulle tue paure. Tu puoi vincere, mi dice, tu vinci soltanto se affronti la nebulosa delle tue paure, perché il sì dell'imperatrice è un sì di chi crede nelle proprie capacità, mantenendosi fedele a ciò che ti ha creato, ai tuoi avi, agli antenati. Quindi
c'è una possibilità di avanzamento, certo, ma solo se credi nelle tue capacità. Quindi qua c'è, cioè se credi nelle tue capacità, cioè se confidi in tutto ciò che ti accade come fosse per te e mai contro di te. Perché ci sono persone, o una persona che ti ha ingannato qua, o una persona che si è dileguata, o una situazione difficile, o ambigua, o invidia nei tuoi confronti, hai percepito questo? Allora la risposta è sì, soltanto a patto che tu confidi nelle tue capacità. L'insicurezza che abbiamo visto prima, l'imperatrice non ce l'ha, o meglio, l'imperatrice si allea con la dea dell'insicurezza per vincere, per emergere. La risposta è sì, solo lavorando su questi aspetti. E poi viene sotto fondo mazzo la giustizia, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, praticate, praticate e praticate. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!